precedente video vi ho mostrato come funziona il mio nuovo shader. Abbiamo due tipologie, una tipologia opaca e una tipologia metallica, ma un conto è vederlo su un oggetto semplice come questo, un conto è utilizzarlo in una scena. Quindi in questo video volevo mostrarvi proprio come utilizzarlo per i scopi appunto di una scena complessa. Nello specifico io ho preparato il mio ultimo lavoro, che è Hanami la Ronin, in cui qua siamo in viewport shading, non siamo in vista renderizzata, dove semplicemente vediamo le texture che ho creato sul modello, non c'è nessuno shader in questo momento, e voglio vedere come poter applicare il mio shader su un modello complesso come questo, e da questo tutto quello che ne deriva, creare un environment, creare altri oggetti in scena, tutti con questo shader. Bene, possiamo iniziare. Quindi per prima cosa passiamo alla scheda di shading. Nella scheda di shading io ho già pronto il mio modello e per test, per confronto, ho applicato ad ogni shader in scena, oltre ad aver già inserito le texture che ho creato, un semplice nodo diffuse. Quindi ogni oggetto ha le sue texture e ha un nodo diffuse che ci servirà per capire cosa sta succedendo. Tra un nodo di tipo classico, poi avrei potuto mettere anche un principal BSDF, e lo shader stylized. Ho una luce in scena, una sun, che ci deve creare delle ombre, ed è una sun bianca, come possiamo vedere qua. Quindi quello che andiamo a fare adesso, la prima cosa, è importare il nostro shader sulla scena. Non mi basterà che fare append e portare il mio aprire il mio shader che vi sarete scaricati, quindi append, vado in material, prendo entrambi i materiali, append. Ora nel mio file di Blender sono inseriti i materiali del file di esempio, quindi lo shader stylized. Quindi io direi di iniziare direttamente dall'elmo, quindi inizieremo dall'elmo e dal volto, che sono uno metallico, uno opaco, essendo un volto, e vediamo cosa succede. Quindi io adesso seleziono l'elmo, come detto io ho le mie texture e ho una diffuse, adesso la mettiamo qua e aggiungo con Shift A, group, e qua ho i miei gruppi del pacchetto dello shader. Quindi devo importarmi, siamo sull'elmo, quindi Metal NPR Principled, lo inseriamo qua, allargo per leggere bene, ed ecco che qua abbiamo importato il nostro shader, che di default ha il comparto delle luci rosse esterno rosse, verdi e blu. Quindi non ci sarà differenza rispetto al diffuse. Quindi se io adesso vado a collegare il mio principal opaque, ecco che abbiamo applicato il nostro materiale metallico molto standard. Cosa succede? Io di base ho un oro giallo arancio, però lo vediamo rosso. Perché? Perché abbiamo la luce prevalente, il rosso, che è realizzata rossa, mentre come vedete il verde è spento e è spento anche il blu. Di conseguenza viene renderizzata solo la componente rossa, bene visualizzata, solo la componente rossa della nostra luce bianca, che la bianca chiaramente avrà in egual misura il rosso, il verde e il blu. Quindi cosa succede se io adesso per prima cosa modifico il mio rosso e lo faccio diventare bianco, tolgo tutta la saturazione, diventa bianco, ed ecco che appunto il nostro shader, cioè il nostro elmo, diventa giallo nelle parti in luce e nero nelle parti in ombra. Attraverso il cell shading della parte delle luci rosa, che è l'unica attiva, posso controllare cell shading.
ma abbiamo detto che la luce è bianca, io voglio separarla nelle 3 componenti, quindi rossa, verde e blu. Quindi vado a selezionarmi la sun e la faccio diventare rossa, quindi faccio diventare H, lasciamo 1, S 1, ecco che diventa rosso. Vediamo ora che tutti gli altri oggetti, quindi gli altri materiali che hanno il diffuse, diventano rossi perché abbiamo una luce rossa in scena, mentre il nostro elmo è pressoché invariato, è solo leggermente variata l'intensità in quanto abbiamo eliminato le altre componenti dalla fonte di luce. Quindi io da qua posso andare a iniziare a lavorare. Quindi noi abbiamo detto che abbiamo 3 componenti di texture, abbiamo una texture per le parti in ombra, una texture per le parti la base e una texture per le parti in luce. Ora vediamo, aggiungiamo, ecco qua la parte in luce, andiamo a controllarla, andiamo a ridurla un pochino, 1 va bene. Ecco qua, noi abbiamo una parte illuminata e una parte base e una parte in ombra. E come detto, col cel shading io vado a controllarne la quantità ed ecco che abbiamo illuminato in maniera basica il nostro oggetto. Cose da fare per avere una buona qualità è nella scheda di rendering aumentare, potremmo attivare disattivare le soft shadows in modo da avere delle ombre nette. Questa scalettatura delle ombre è data dalla dimensione della renderizzazione della luce. Quindi noi abbiamo sotto shadows nel pannello di render, abbiamo cube size e cascade size, uno è dedicato alle luci puntuali e uno è dedicato alla luce distante, quindi al sun. Quindi se io adesso vado a modificare il cube size, lo porto al massimo a 4096, non succede niente, perché questa si occupa solo delle luci puntuali, quindi la apprezziamo solo se abbiamo una spot, una point, un'area light. Quindi per ora lasciamo di default e la cascade size la porto a 4096. Ecco che ora la mia ombra viene più definita. Ovviamente la definizione dipende dai samples e oltretutto ho disattivato le soft shadows. Se riattivo le soft shadows ecco che la mia ombra viene discreta. Questo era importante da fare. Altra cosa, la luce l'ho appena inserita, quindi non ho modificato le sue proprietà, ha sì le ombre attivate ma non ha le contact shadows attivate. Se io le attivo ecco che le ombre cambiano, nel senso che noterete qua non c'è ombra tra l'elmo e il volto. Se io attivo le contact shadows ecco che le vediamo. Quindi qua abbiamo impostato, diciamo, la base. Nel nostro elmo, come detto, abbiamo 3 texture. Quello che voglio fare, vediamo, quindi tra il diffuse e il principal, quello che manca è sicuramente le nostre texture da applicare. Quindi io ho qua 4 texture classiche: la base color, la metallic, la roughness e la normal. Per prima cosa voglio applicare la base color. Quindi se io collego la base color alla base texture del nostro shader, ecco che la carica un attimo, ecco che la mia texture viene applicata, ma vediamo che le parti in ombra restano nere, le parti in luce restano totalmente bianche. Totalmente perché non totalmente, perché come vedete io qua ho lo slider della quantità di highlight dello shader. Quindi se lo portassi a 1 la texture praticamente sparisce, coperta dal bianco. Quindi io vorrei che le parti in ombra non fossero totalmente nere, ma vorrei utilizzare la stessa texture. Quindi mi basterebbe semplicemente aggiungere un nodo che mi converta la texture. Quindi se io adesso aggiungo un bright contrast con cui controllare la luminosità della texture, collego la texture, la vado a controllare
ecco che se io abbasso Bright ottengo che la texture scurisce. Posso controllare anche il contrasto, vado a crearmi una texture più scura. È un metodo però che non mi piace perché non ho il controllo che vorrei. Preferisco di gran lunga aggiungere un nodo di curve RGB curves, quindi delle curve RGB. Quindi se io collego la mia texture a queste curve, io con questa curva che di default ha questo andamento qua, giocando con questa curva posso trasformare la mia texture. Quindi se io abbasso la curva, ecco che comincio a scurirla. Se la abbasso da questa estremità, vado a ridurne la saturazione e posso andare a controllare, ma allo stesso tempo posso virare i colori, quindi io le parti in ombra magari le vorrei un po' più tendenti al blu, con una maggior componente di blu, quindi posso andare a aumentare leggermente l'apporto del blu e magari ridurre i rossi. Quindi scurisco. È già interessante qua che le parti bianche diventino leggermente azzurre. Ecco qua, ci siamo creati una texture, la stessa texture, una variante però in ombra. Quindi a questo punto io posso collegarla alla dark texture, quindi collego qua, riattivo il mio shader ed ecco che ora il mio elmo è diverso, nel senso che vedo un andamento diverso delle texture. Allo stesso modo posso fare per le parti luce, quindi io aggiungo un altro RGB Curves, collego la mia texture e faccio stavolta il procedimento inverso, anziché abbassare la curva la sollevo e sollevandola ottengo un colore sparato, proprio molto chiaro, molto bianco, proprio di sovrailluminazione. Quindi la collego al mio highlight texture ed ecco che il mio shader ora funziona come vorrei che funzionasse a livello proprio di questa shader. Adesso spengo un attimino questo elemento per vedere meglio cosa sta succedendo. Quindi noi adesso stiamo lavorando semplicemente con la luce rossa che stiamo trasformando grazie allo shader in bianco. Quindi io qua questi li raggruppo ed ecco qua che ho il mio set, chiamiamolo così, di texture. Poi quello che voglio fare ora è aggiungere l'outline da shader, perché mi aiuta, perché comunque io sì ho le parti in ombra sono scure, ma io vorrei anche avere delle parti nere. Comunque stiamo andando su qualcosa di NPR, qualcosa di stilizzato. Il nero mi aiuta sicuramente, quindi io aggiungo l'outline, ecco che viene creato già, vediamo come si scurisce tantissimo, e ora con lo slider vado a vedere quanto metterne, ad esempio così lo trovo interessante. Quello che manca è la componente di ambient occlusion del nostro outline, cosa che ci servirà anche per l'edge detection. Se io adesso attivo l'edge detection non vedo niente, perché sia l'edge detection che la componente di ambient occlusion dell'outline funzionano solo se io attivo l'outline. Quindi devo tornare nella scheda del render properties e attivare l'ambient occlusion. Ecco che ora ho delle ombre più marcate e soprattutto si è attivato l'edge detection esageratamente grande. L'edge detection cosa fa? Praticamente simula quella che è la curvatura, quindi le parti in rilievo vengono messe in evidenza. Questo è qualcosa che dipende dai samples. Noi abbiamo
16 samples. Se io andassi a darne 128 ad esempio, ecco che il mio bordo diventa molto più definito. Quindi posso andare a ridurlo, e io sto controllando lo slide tenendo premuto lo shift in modo tale da avere un controllo di precisione nello slide. Quindi vado a controllare meglio la quantità di bordo e posso anche, magari non così evidente, abbassarne l'opacità. 128 è molto, riportiamolo a 64 per avere, altrimenti le prestazioni cominceranno a calare man mano che aggiungiamo informazioni. Quindi diciamo che la base dello shader del nostro elmo è definita. Cosa mi manca? Sicuramente ho fatto un lavoro rilevante a livello di texture. Ho una normal map. La normal map mi serve perché qua vediamo che le luci, le ombre non stanno lavorando dovere, proprio perché manca la componente della normal map, quindi della profondità. Quindi aggiungo il classicissimo nodo normal map che collego allo specifico connettore nel nostro shader e vado a collegare la mia texture normal. Attenzione, la normal map sicuramente lo saprete, ma deve essere in non color, perché deve dare delle informazioni numeriche, non di colore. Ecco che ora comincia a lavorare diversamente il mio shader, comincia ad essere sicuramente più interessante con degli elementi in rilievo. Io chiaramente con lo strength posso anche esagerare, quindi portarlo a numeri importanti. Mettiamo ad esempio 2 e abbiamo che diventa decisamente un'altra cosa. Ora abbiamo fatto la base del nostro shader, però vediamo come avere la parte più caratteristica di questo shader, quindi la possibilità di avere altre luci in scena con altri colori. Quindi io adesso duplico la mia sun, che io ho questo pannellino qua in basso dove ho il wireframe per vedere bene come orientare le luci, quindi duplico la mia luce. Ecco che infatti la luce è aumentata perché ho aggiunto un'altra sun, la vado a ruotare in modo da illuminare il lato opposto, qualcosa del genere, e voglio adesso questa luce, avendola copiata, è rossa, facciamola diventare verde, quindi punto 333. Non è obbligatorio che sia preciso, è giusto per avere un riferimento. Questa la chiamiamo quindi sun R, mentre questa è la sun G. Quindi ora nel nostro shader, vediamo infatti negli altri oggetti dove c'è il diffuse, vediamo una luce verde. Quindi se io adesso vado qui, attivo, cioè accendo praticamente, aumento l'intensità della luce verde, ecco che appare la luce verde. Ora posso colorarla come mi pare. Ad esempio voglio che sia azzurra, ad esempio un bel azzurro, e posso controllarne ovviamente l'opacità e il suo cell shading, quindi posso aumentare o diminuirne l'apporto. Come anche questo ovviamente si comporta in un determinato modo grazie alla normal. Quindi facciamo qualcosa del genere e aumentiamone la specularità. Quindi aumento la specularità e vado a controllare. No, ho sbagliato, ho modificato la dimensione della specularità della rossa, quindi G, andiamo ad abbassare, eccola qua, magari un po' troppo, così è più carino. Piccolo dettaglio, non mi piace che vada così tanto dall'altra parte perché è troppo alta. Quello che voglio è avere qualcosa più di questo tipo. Ecco,
ora è più controllata sicuramente. Bene, ovviamente ora possiamo andare avanti, quindi aggiungiamo la terza luce, quindi Shift D, copio questa luce, eccola qua che appare, la chiamerò B, blu, perché questa diventerà la nostra luce blu. Quindi punto 666, come detto non è obbligatorio che sia punto 66, la luce sparisce perché la componente blu è a 0, quindi la porto a 1, eccola che appare, è blu, la voglio ad esempio, proviamo gialla, per avere un contrasto con lavorare sugli opposti. Quindi controlliamone cell shading, magari questa la facciamo che viene ancora più da dietro, e aumentiamone la riflessione. Ecco che abbiamo fatto qualcosa che inizia a funzionare. Quindi quello che non ho ancora attivato in questo shader, cioè nell'elmo, è la fake cream. La fake cream ora io la posso attivare per supporto 1, vedete che appare un alone bianco e posso decidere quanto darne. Ovviamente non devo esagerare perché sennò succede qualcosa di sgradevole, quindi la facciamo crescere un pochino e posso aumentare l'intensità. Non vedo praticamente grandi differenze. Perché non ho attivo il bloom. Io qua vedete gli occhi, chiamiamoli così, dell'elmo e della maschera Oni sono emissivi. Se io attivo il bloom, ecco che succede qualche cosa. Ovviamente gli occhi appaiono perché comunque è semplicemente un nodo di tipo emission, e qua abbiamo che la fake cream ha una eccessiva intensità, quindi la vado ad abbassare, ecco che diventa più gradevole e posso darle un colore differente. Ora è praticamente un grigio, vado a dare ad esempio, magari virarlo poco a poco sul verde, e aumentando l'intensità vado a controllarla meglio. Ecco che la mia fake cream aggiunge un tocco interessante. Disattivo ora il bloom perché è eccessivo per via dei LED, non ci permette di leggere bene cosa sta succedendo. Però ecco qua abbiamo creato appunto la prima componente del nostro personaggio. Voglio fare la stessa cosa ora con il viso, che sarà stavolta però non utilizzeremo lo shader metallico, ovviamente trattandosi di un viso, ma utilizzerò l'opaque NPR Principle. Quindi lo inseriamo, come detto l'abbiamo importato prima, nella prima cosa che abbiamo fatto, lo collego ed ecco che ora, come prima, abbiamo solamente la componente rossa attiva, quindi risponde solamente alla luce rossa, e abbiamo un base blu, la parte scura è nera, la parte bianca è bianca, la parte in luce è bianca. Quindi vado a far diventare bianca la luce rossa, ed ecco appunto che vediamo già del blu apparire, che sarebbe la base, la base texture. Quindi vado anche a controllare un attimino il mio cell shading, lo lasciamo più o meno così. Ok, per ora lo controlliamo così, non vediamo granché perché chiaramente abbiamo blu e nero, e vado a collegare la pelle alla base texture. Scusate. Quindi ora, come prima, dovrei modificare l'apporto del
della parte scura e delle parti luce, come ho fatto già nell'elmo. Potrei rifare lo stesso procedimento, oppure, per comodità, anche in future modifiche, io posso far sì che queste modifiche appaiano in ogni oggetto che lavora con questo shader. Quindi adesso torno un attimo nell'elmo. Questa componente qua, adesso questa diffuse ce l'abbiamo qua, disturba un pochino. Questo gruppo qua sarebbe quello che deve succedere in ogni parte, perché io voglio scomporre la mia texture. Quindi io seleziono questi due e anche il reroute che ho inserito qua, li seleziono e premo CTRL G di Genova. Ecco che si è aperto un gruppo, sono praticamente entrato nell'edit mode di un gruppo che ho creato, in cui abbiamo le mie curve scure e le mie curve in luce. Vado a premere N per controllare questo gruppo e abbiamo che quello più in alto ci sta dando la base color, quindi chiamiamolo base. La seconda è dark, ma per pulizia la voglio portare su, e l'ultima è light. Chiamiamola light. Ora con tab, così come dovessi uscire dall'edit mode, ritorno nel mio shader. Ecco che ho creato un gruppo che mi controlla contiene quello che ho fatto prima. Lo chiamo adesso chiamiamolo texture control, ed ecco che abbiamo qualcosa che ci controlla la variazione delle nostre texture, ma non le controlla solo per l'elmo, le può controllare ovunque io mi porti questo gruppo. Quindi se io ritorno nel volto e aggiungo il gruppo che ho creato, che si chiama texture control, lo porto qua, lo collego ai 3 slot del mio shader. Avrei potuto anche fare una modifica, nel senso che un tipo per le parti metalliche e un tipo per le parti opache, però per semplicità usiamo sempre lo stesso, e vado a collegare la mia texture. Ecco che sto ottenendo qualcosa. Abbiamo delle parti nere che potremmo controllare. Adesso prima di tutto andiamo a controllarci tutte le varie componenti e poi possiamo andare a modificare. Quindi voglio iniziare dalle luci verdi, però anche qua mi ritrovo nella stessa situazione. Nell'elmo io ho creato una luce blu e una luce giallo-arancio, che ora mi vanno bene, magari voglio cambiarle, e soprattutto voglio ovviamente che le luci che intervengono sul mio personaggio siano sempre le stesse, non devono cambiare ogni volta. Quindi cosa faccio? Potrei copiarmi gli RGB e portarmi in ogni materiale, ma se poi le cambio devo andare a modificare ogni volta ogni shader. Quindi posso fare la stessa identica cosa che ho fatto per le texture. Mi inserisco in scena degli RGB 1, 2 e 3. Con un semplicissimo drag and drop trascino questi 3 colori in questi 3 RGB, che magari per comodità potrei colorarli, quindi questo è in modo da sapere cosa sto controllando. Questo controlla il rosso, questo controlla il verde, mentre questo controlla il blu.
e posso connetterli al mio shader. Nulla cambia perché sono gli stessi identici colori, non sto dando informazioni differenti. Però, così come ho fatto per questo gruppo, posso selezionare questi 3 nodi, premere CTRL G di Genova ed ecco che ho creato un gruppo. Questi posso chiamarli con il loro nome corretto per poterli riconoscere, quindi R, G, B. E ora questo gruppo lo chiamiamo Lights. Questo gruppo possiamo utilizzarlo negli altri shader. Quindi torno al volto, premo con Shift A, Group, Lights e vado a semplicemente connettere R con R, G con G e B con B. Ovviamente lasciamo la libertà di controllare l'intensità. Potrei fare questo lavoro che ho fatto, posso farlo per ogni componente, ma non voglio, perché voglio avere un controllo di precisione su ogni elemento. Quindi andiamo a aumentare la componente della luce verde, quindi dell'azzurro, che è troppo, lasciamolo proprio quasi impercettibile se non è eccessivo, perché comunque viene parecchio da dietro. Abbiamo qualcosa che fa ombra come questo elemento. E poi andiamo a vedere la parte blu. Anche qua stesso discorso, è troppo da dietro, percepiamo molto poco. Ora abbiamo la roughness pari a 0, portiamola circa a metà e andiamo a giocare con le parti highlights. Quindi attiviamo G, attiviamo B, lasciamole proprio molto leggere. 1. Ora andiamo a capire perché abbiamo tutto questo nero. Immagino che sia dovuto alle ombre. Bene, fatto questo aggiungerei ora una leggerissima outline. Quindi la attiviamo e andiamo a aggiungerla troppo. È molto sensibile ovviamente lo slider, quindi consiglio di utilizzare lo Shift. Vediamo se l'Edge Detection ci dà qualcosa di gradevole. Bisogna lasciarlo sotto, leggerissimo proprio. Bene, abbiamo impostato praticamente quasi tutto. E voglio adesso cominciare a copiare praticamente, cioè portare quello che abbiamo fatto per 2 principali oggetti nei vari negli altri materiali, nelle altre parti del personaggio. Quindi ora torno all'elmo, copio questo, faccio CTRL C proprio semplicemente in modo da non dover ogni volta importare il modello, cioè il gruppo nodi. Quindi adesso seleziono questa parte dell'elmo, che è un nuovo materiale, si chiama corazza primario, vado a connetterlo ed eccolo che appare. Sono sempre in tempo ovviamente a modificare i colori, posso farlo quando mi pare, quindi da qua posso continuare a modificare, controllare ogni parte. Quindi riseleziono tutto questo, CTRL C e andiamo ad esempio qua nella spalla. Qui ho diversi
diverse parti, andiamo per ordine, magari andiamo qua su questo che è l'argento lucido, dove non abbiamo una texture ma abbiamo solamente un colore. Eccolo qua, non avevo copiato bene, colleghiamo, e così come le texture vale anche per un colore, quindi basta collegare il colore, oppure avrei potuto controllare questo colore, ma ce l'ho già pronto, quindi collego così. Ecco che funziona già di per sé, ma posso andare a controllarlo meglio, volendo. Quindi ad esempio potrei decidere in questi elementi di dare più azzurro forse, e magari anche leggermente più lasciamolo così per ora, perché comunque le luci arrivano da dietro, quindi non ha molto senso. Per ora lasciamola così. Mentre ad esempio per il corpo e le braccia mi servirà fare lo stesso lavoro con la parte opaca, quindi prendo dal volto, vengo qua, CTRL V, qua diffuso non mi serve, collego, ed ecco qua che ho collegato la texture che ho creato per il corpo. Però come vedete qua io ho un bel effetto dato da questi esagoni, ho lavorato su questa texture e la sto perdendo completamente, mentre per il volto non ho creato una normal map. Per il corpo sì, quindi per prima cosa ho anche una roughness, quindi al nodo roughness posso collegare direttamente questo, così si aggiorna, vediamo poca differenza, ma è stata collegata al nodo roughness. In più, aggiungendo la normal map, come sempre non color, quindi collego qua, ed ecco che diventa decisamente un'altra cosa. Quindi magari posso, sicuramente qualcosa che non mi piace è io qua ho dei modifier che è meglio disattivare, non cambia niente, ok. E quello che non mi piace è lo cel shading, ecco, infatti potrei controllare meglio questo. Bene, arrivati a questo punto posso cominciare a fare delle modifiche sostanziali al mio personaggio, la mia scena, e posso farle contemporaneamente su tutti gli shader utilizzati finora e anche per i futuri, chiaramente. Quindi prima cosa che voglio fare è non sono soddisfatto delle luci. Ad esempio vorrei che al posto del blu avere un viola, magari anche magari molto intenso. Ad esempio gli possiamo dare 2 come valore in modo da spararlo di più, e che col blu mattivo lo apprezziamo sicuramente meglio. E con un colore così, o soprattutto, a parte che rispecchia il mio intento nella scena di fare un richiamo
a Cyberpunk 2077, però vedo già che ho fatto degli errori, perché qua non può essere illuminato di viola, di lilla, perché la luce viene da dietro. Ho esagerato col cel shading, però allo stesso modo non mi piace il giallo e voglio un verde, quindi portiamolo sul verde. Anche in questo caso posso aumentarne il valore, ipotizziamo di dare 10, vediamo come questo diventa proprio una luce molto forte, molto intensa, magari eccessivo, facciamo 5, e anche questo perché no, portiamolo a 5, e abbiamo qualcosa di molto simile a quello che ho creato per la mia scena, con colori invertiti magari in questo caso. Quindi sto vedendo già quello che è un errore. Qua questo materiale ha un cel shading per quanto riguarda la componente verde, perché ricordiamoci, quello che viola in realtà la luce è verde, quindi vado a aumentare il cel shading perché deve provenire da dietro, così è più corretto. E anche mentre il blu va sicuramente meglio. Vediamo come sta funzionando a dovere anche nelle altre parti. Ora abbiamo luci sparatissime, però è voluto per via della resa grafica che voglio ottenere. Poi ovviamente è sempre modificabile. Quello che non mi piace è la suddivisione dei colori, quindi se adesso vado in questo gruppo vado a controllarmi meglio le parti in ombra, perché è eccessivo, quindi posso controllarlo per avere un risultato più gradevole. Vedo che ho troppo verde di texture, quindi vado a abbassare la componente verde. Ora va decisamente molto meglio, magari ancora un po' più, ecco, ora diventa già più interessante. Ancora troppo scuro, è troppo blu, quindi abbassiamo ancora un pochino. Ecco che ora ha un aspetto decisamente diverso. Il rosso l'abbiamo abbassato troppo. Ora è molto più interessante. Ora quello che mi manca qua, io ho scordato totalmente di riaccendere la componente dell'elmo. Facessi Alt H, ecco che riappare. Quindi questo non ha uno shader, è lo shader corazza oro, o meglio ha una diffuse con un giallo. Quindi come abbiamo fatto in precedenza, prendiamo tutto questo, prendendolo da un oggetto metallico, CTRL C, veniamo qua, CTRL V, colleghiamo, e quello che sicuramente voglio fare è prendere questo giallo, anziché collegarlo stavolta faccio un drag and drop, lo voglio utilizzare, lo porto direttamente sul gruppo che ho creato, perché ho la possibilità di dare un colore e mi va bene. Sono abbastanza soddisfatto del colore, forse leggermente troppo tendente al verde. Ora va meglio, e voglio cominciare a inserire quello che è uno dei gruppi presenti nel pacchetto dello shader, quindi in questo caso il Metal Effect Overlay, che è un effetto che mi piace davvero tanto perché dà molta libertà di controllo. Lo vado a collegare al suo specifico connettore, lo carica un attimo e abbiamo che mi vengono inseriti nel mio elemento questi effetti che posso andare ora a controllare, ad esempio la rotazione. Andiamo a
rotazione ad esempio a 0, vediamo di posizionarlo in una maniera interessante. Ovviamente possiamo anche controllare nella scala e aumentare il disturbo o diminuire. Qua abbiamo qualcosa di strano perché io ho attivato il Simplify. Il Simplify mi sta disattivando tutte le suddivisioni nella viewport. Se lo disattivo, ora dovrà caricare un attimino e riattiverà in tutta la scena tutti i subdivision surface che ci sono, e ogni oggetto ha il suo subdivision surface. Quindi soprattutto questo elemento che lo vediamo così squadrato, così difficile da leggere, in realtà è molto più smussato. Ecco infatti qual è il suo, la sua resa. Quindi magari adesso per controllare meglio questo effetto preferisco sicuramente avere la vista smussata, quindi vediamo infatti l'effetto come funziona sicuramente meglio. Ecco, così è interessante, e posso metterlo anche in quest'altro materiale. Quindi veniamo qua, Shift A, Group, Metal Effect Overlay, e vado a collegarlo qua. Ecco che già mi sta dando degli effetti metallici molto carini. La rotazione, aumentare il disturbo. Mi piace questo effetto e dà un tocco abbastanza anime. Per creare questo effetto mi sono ispirato a Saint Seiya, i Cavalieri dello Zodiaco, dove hanno questi riflessi neri che giocano sulla superficie, diventano molto interessanti. Bene, posso adesso aggiungere qualche altro effetto che può essere interessante. Ad esempio, qualcosa che mi piace inserire sono le linee delle ombre, quindi il shadow lines, quindi tra i vari shader, cioè i vari gruppi presenti nel pacchetto. Prendiamo questo nodo e lo vado a collegare, quindi tra, in questo caso il colore, comunque tra la base color e l'output, in questo caso il texture control. Quindi lo vado a inserire qua, un attimo perché lo carichi. Disattivo di nuovo il Simplify per avere, cioè attivo di nuovo il Simplify per avere più praticità adesso nel controllo. Vediamo infatti che le geometrie diventano molto più semplici, però guadagniamo in controllabilità del modello. Quindi attiviamo le ombre, sono sicuramente gigantesche. Andiamo a controllarle, aumentiamo la luminosità, giochiamo tra luminosità e contrasto. Sono troppo grandi, non riusciamo a leggerle, ok. Mi piacciono. E abbiamo queste, aumentiamo un pochino, ecco qua, queste linee
che aiutano la lettura delle ombre. Diventa molto interessante. Posso controllare la rotazione, posso ruotarle a piacimento, però 45 gradi direi che mi vanno abbastanza bene. E voglio fare la stessa cosa nell'elmo, questa parte gialla dell'elmo. Quindi vado a inserire shadow lines e come vediamo qua abbiamo di default abbiamo il grigio, non abbiamo una texture perché abbiamo controllato il colore qua. Nulla di preoccupante, mi basta semplicemente fare il drag and drop qua ed ecco che mantengo sempre lo stesso colore, non vado a ricercarlo o pescarlo con il contagocce ad esempio. Quindi collego, un attimo che lo carichi, ora lo attiviamo perché è a 0, gli diamo una scala, alla crescere della scala diminuisce la dimensione delle linee come per una texture sostanzialmente. Vediamo ad esempio, facciamo 300, mettiamo la bright, quindi come prima giochiamo tra contrasto e luminosità in modo da avere questi effetti qua. Però non sono soddisfatto, nel senso, non che non sono soddisfatto, ma voglio aggiungere qualcosa. Vorrei creare un cross hatch ordinato, non come se fosse fatta a mano, però avere queste linee che hanno un orientamento e delle linee che hanno l'orientamento opposto. Mi basta semplicemente duplicare il mio gruppo, lo porto qua. Per comodità faccio quello che ho fatto prima, ossia inserisco un RGB in cui mi porto questo colore, è uguale, e questi me li porto semplicemente bianchi per comodità. Cosa significa? Se è bianco chiaramente vengono fuori solo le linee. Ora io ricollego questo RGB qua in modo tale che ritorni alla situazione iniziale, e qua questi due li vado a mixare, quindi aggiungo un mix RGB. Questo è per dimostrare quanta flessibilità esiste in questi gruppi. Quindi li collego, li metto in moltiplica in modo che si sovrappongano, quindi solamente il nero, il bianco non interviene. Quindi se io ruotassi questo, ad esempio meno 45, devo andare proprio opposto, ecco che si sovrappongono. Portando a 1 abbiamo che lo stesso crea questo reticolo che posso andare a controllare diversamente, nel senso che magari posso aumentargli bright e magari, perché no, aumentargli la scala, quindi magari portarlo a 500, aumentargli il contrasto anche di parecchio, ed ecco che ho ottenuto questo reticolo interessante. Ora mi basta che aggiungere un altro mix RGB che vada a moltiplicare il mio giallo a queste linee. Riattivo lo shader e vado a controllare l'opacità. Ecco qua che ho aggiunto questo effetto carino al mio elmo. Un altro effetto che mi piace aggiungere, aggiungiamolo sempre a questo per vedere un po' cosa possiamo fare, è l'effetto puntinato dalle luci. Quindi highlight dots, lo inserisco tra la base color e posso decidere se metterlo a monte
delle linee o a valle. Questo adesso lo inseriamo qui per vedere cosa succede. Lo attiviamo, lo andiamo a cercare un attimino. Eccoli qua, avevo una scala eccessiva. In questo caso mi basta aumentare il bright per trovarlo. Quindi con General Size vado a controllare la dimensione totale della texture dei pallini, mentre con Point Size vado a controllare il diametro dei singoli pallini. Ora facciamo una cosa del genere e poi abbassiamo Bright per... ok. E qua abbiamo questa suddivisione tra puntinato e reticolo. Quello che voglio fare io praticamente, avendolo messo a monte, se io adesso andassi a aumentare il bright, vedo che seppur non si vede bene c'è una sovrapposizione tra le ombre e le luci, cosa che non voglio, perché in questo momento seppur non si vede bene, ma il tratteggio, essendo successivo al puntinato, va a sovrapporsi perché siamo in moltiplica. Potrei metterlo successivo in modo tale da andare sopra, dipende dall'effetto che voglio ottenere. Otteniamo effetti differenti. Se io adesso riandassi a disattivare il Simplify, vediamo cosa succede. Vediamo come, essendo più smussato, abbiamo un effetto sicuramente molto più interessante. Abbassiamo con la luminosità. Vediamo. Ecco, ora diventa molto più interessante. Un altro effetto che voglio mostrare è quello che ho chiamato Color Level 2, che lo trovo molto interessante, soprattutto in superfici di questo tipo, come il braccio, dove abbiamo delle parti molto frazionate, diciamo così. Andiamo nello shader del braccio e elimino questo diffuse perché non ci serve più, e vado ad aggiungere quindi il gruppo del Color Level 2. Color Level 2, come detto, se lo andiamo a controllare, crea un alone, se ruoto lo percepisco, sulla geometria, legge la geometria. Quindi se io adesso andassi a dire che la parte blu del Color Level 2 è la texture, ecco che abbiamo questo effetto qua. Potrei controllare l'outer con un colore, oppure fare la stessa identica cosa che abbiamo già fatto nel texture control. Quindi aggiungo un RGB curves, lo inseriamo qua e lo inseriamo qua. Facciamo un po' di spazio perché non riusciamo a leggere bene quello che stiamo facendo. Ok, quindi se io adesso non vedo nessuna differenza, ma se andassi ad abbassare sostanzialmente questo, ecco che sto creando quest'alone che non ha niente a che vedere con la parte in ombra, è qualcosa in più. Magari gli aumento i rossi proprio per avere diverso, lo voglio più caldo, controlliamolo meglio, e con il color blend posso andare a vedere quanto mixare. Ecco che qua vedo
questo è troppo. 1.6. Punto 8 mi piace. Ora, se io collego questo al texture control, andiamo a vedere la nostra texture, ecco che abbiamo creato un leggerissimo alone. Se io vado col color blend, vado a controllarlo meglio in una maniera molto interessante. Ecco che scurendolo molto si vede ancora di più. Diamo ulteriore profondità al nostro shader, pur mantenendo le sue caratteristiche tipicamente anime. Riattiviamo ancora disattiviamo ancora una volta il Simplify per vedere nella sua complessità la mesh. Ecco che possiamo vedere il bel gioco di ombre e texture che si viene a creare. Abbiamo, con questo piccolo nodo, abbiamo potenziato e non di poco la nostra texture. Bene, ridisattiviamo il Simplify. Un altro, vediamo cos'altro possiamo aggiungere per testare i vari effetti. Potremmo aggiungere al corpo, magari potremo provare il cross hatch. Il cross hatch altro non fa che aggiungere il classico tratto incrociato, che qua vediamo molto disordinato. Vediamo un po' di controllo, possiamo controllare innanzitutto la scala, la sua opacità, vediamo un po' di pratica, è come se andassimo quasi a sporcare le ombre con un effetto disegnato. Esageriamo con il peso, riduciamo e poi io posso andare a controllare i due tipi di tratteggio. Qua vediamo quanto dargliene. Ovviamente posso controllarne l'opacità e qua posso andare a scurire e, come detto, controllarne separatamente le due componenti che si sovrappongono per creare appunto questo effetto di ombre disegnate che trovo interessante. Allo stesso modo voglio aggiungere, qua, come prima elimino il diffuse che mi disturba, un altro gruppo che è il Grain Effect, che è molto carino. Aggiungendolo, ecco qua, si crea un po' di disturbo in questo momento fra i due. Andiamo a aumentare di tanto la sua scala e andiamo a controllarlo. Ecco che stiamo aggiungendo una variabile di puntinato alla resa della nostra texture, che qua sto notando che abbiamo poche riflessioni. La Fake Rim mi aveva creato un brutto scherzo, avevo attivato eccessivamente Fake Rim, quindi adesso la disattiviamo. Ecco che ora vediamo bene tutte le riflessioni, tutte le nostre luci e soprattutto il doppio effetto che ho voluto inserire del puntinato e del cross hatch. Magari possiamo anche ridurre la scala per leggerlo meglio. Ecco che diventa un effetto interessante che supporta il tutto. Vediamo cos'altro possiamo aggiungere. Beh, sicuramente il sketch style potrebbe essere interessante in queste superfici
dove non ho una texture, ad esempio questa corazza grigio che non ho ancora trattato. Quindi riprendo come sempre questo gruppo, stavolta prendo anche l'overlay perché è carino, mi piace. CTRL C, vengo qua, corazza grigio, eliminiamo il diffuse perché ci disturba, colleghiamo e colleghiamo il nostro colore. Ecco che abbiamo aggiunto subito l'effetto dell'overlay. Ora quello che ho detto che voglio aggiungere è lo sketch style. Sketch style lo collego, ecco che non si vede nulla perché è da controllare. Ecco, se lo disattivo e lo attivo, andiamo a controllare. Abbiamo una scala esagerata. Percepirlo. Ma ovviamente posso controllarne i colori che sono in overlay, quindi non dipendono dalla texture base, che in questo caso è un colore. Ad esempio gli diamo questo come variabilità, vediamo se appaiono graffi. Però la superficie è molto piccola, sarebbe più opportuna una superficie più grande per dare un risultato più apprezzabile. Però abbiamo dato una texture procedurale interessante a questi elementi qua. L'ultimo elemento di cui voglio parlarvi è il comic effect. Lo applico adesso per test, per vedere come funziona, per mostrarvi come funziona, ad esempio sul corpo, sulla tuta. Aggiungo il comic style, lo collego direttamente ed ecco che si inserisce. Chiaramente ora ipotizziamo di collegarlo direttamente qui. Andiamo a controllarne la scala. Ecco che abbiamo che i nostri puntini, andiamo a controllarne la scala dei puntini, la scala globale e il peso complessivo. Ora, questo effetto è una texture basata è pensata per dare un effetto tipicamente 2D dei fumetti di un tempo. Quindi se adesso sposto la camera, i miei puntini rimangono esattamente dove sono. Se io mi allontano, sembra che i puntini stiano crescendo, ma in realtà sono sempre quelli. Non cambiano, sembra che siano più piccoli, ma in realtà sono sempre gli stessi. Perché dipendono dalla vista, non dipendono dall'oggetto. Per quello va utilizzato in determinate situazioni. Quello che a me piace molto spesso, lo uso molto spesso, non è sugli oggetti, sui personaggi, ma è per creare ad esempio un environment molto molto semplice ma d'impatto. Quindi aggiungiamo adesso un plane, creiamo un environment classico. Ovviamente aggiungendo un oggetto lo vediamo rosso, dipende dai colori reali delle luci, non avendo lo shader. Qui ricreiamo uno schermo e qua li smussiamo. Ok, abbiamo creato, diciamo, uno schermo per creare delle viste, ad esempio. Bene,
E a questo sfondo adesso io gli creo un nuovo materiale e gli vado a aggiungere il mio shader. Possiamo mettere o l'opaco o il metallico, mettiamo l'opaco, lo colleghiamo. Per comodità magari posso pescarlo per non stare a dover controllare ogni parametro, lo copio da un altro oggetto opaco, lo inserisco, tutto è bianco, e aggiungiamo ora il gruppo Comic Style. Inseriamo qua. E vediamo, adesso andiamo a sistemare il tutto in maniera molto rapida. E noterete qualcosa, noterete che nelle ombre i puntini sono più grossi, perché questo gruppo risponde alle ombre ovviamente. Quindi io posso andare a fare qualcosa di sicuramente interessante. Quindi abbiamo fatto questo, qua vedo, sì, ci sono problemi con le luci, chiaramente andrebbe controllato, chiaramente. Passiamoli adesso, per ora manteniamo solamente la luce rossa. Ho disattivato l'apporto del blu e del giallo. Bene, e ora io posso disfarmi del texture control, perché io voglio lavorare magari separatamente per le parti in base, e magari posso crearne un altro per le parti in ombra. Le parti in ombra magari non hanno il giallo, ma hanno ad esempio il rosso, e il blu è un blu più scuro. Abbiamo quindi dei pallini leggermente più grossi nell'ombra, e allo stesso modo magari nella parte in luce, anziché avere quel bianco, io ho dei pallini, perché no, bianchi, pardon, il fondo magari lo facciamo ad esempio blu, e i pallini sono bianchi, più chiari o rossi, possiamo dargli il colore che vogliamo. E qua andiamo a controllare come lo vogliamo gestire. E questo è qualcosa di molto carino, perché al muovere della camera i puntini restano lì in un'animazione. Questo diventa interessante, ma non solo, noi possiamo controllare la scala dei nostri pallini. Quindi se io andassi a, qua sto controllando nelle ombre e non lo vediamo bene, ecco qua, io posso andare a controllare la scala e creare tanti effetti diversi. Quindi se io vado a, posso ovviamente animarli, magari avere degli effetti differenti, non semplicemente dei pallini. Bene, un'altra cosa di cui voglio, diciamo, mettervi in guardia in questo metodo sono due parametri principalmente legati al Word. Io ora potrei continuare a fare il lavoro che abbiamo fatto, però abbiamo visto bene o male come poterlo fare e controllare un intero personaggio, un'intera scena. Però noi abbiamo un background che non è solo un colore. Il background è una luce. Se io aumento il suo valore, ecco che sta succedendo qualcosa. Il mio personaggio si illumina. Se io lo porto nero, il mio personaggio cambia, nel senso che ho dei risultati differenti. E
quindi devo fare molta attenzione al background. Spesso io lo tengo nero dal principio in modo da avere un risultato controllato e non dipendente dal world. Ma come faccio se voglio avere ad esempio una texture nel background o avere un colore differente? Perché se io adesso andassi ad aggiungere un altro background e farlo ad esempio blu, ecco che succede qualche cosa. Ma se io volessi lo sfondo blu senza modificare quello che ho già fatto, mi basta semplicemente aggiungere un mix shader in cui mixare i due, e per controllarli utilizzo il nodo LightPath is Camera Array, e in questo modo lui fa sì che le luci siano gestite dal primo dei due slot, mentre la resa visiva, solo la resa visiva, sia data dal secondo slot. Ed ecco che io in questo modo posso andare a cambiare a piacere il colore del mio sfondo senza per questo influire sul mio shader. Un'altra cosa che è importante tenere in considerazione riguarda i volumi, perché ad esempio io ho necessità di avere dei volumi in scena. Io ho un bloom interessante e voglio, magari adesso facciamo diventare nero lo sfondo, eliminiamo questo, voglio un bel faro qua che mi illumini. Non lo voglio fare procedurale e voglio aggiungere proprio una spotlight. Ecco qua, io ho inserito in scena una spotlight che, come vedete, mi sta illuminando il personaggio con tutti e tre i parametri attivati, in quanto è una luce bianca, quindi sia rosso, verde e blu vengono applicati in egual misura sullo shader, quindi potrei ad esempio farlo rosso in modo tale che solamente la componente rossa venga visualizzata sullo shader. Quindi io voglio però leggere il cono della mia luce, quindi voglio aggiungere un volume. Aggiungiamo un volume al mio world, si aggiunge il volume ed ecco che sta succedendo qualcosa di sgradevole, nel senso che io vedo nel volume, vedo del rosso, vedo del verde e vedo del blu. Perché? Perché le luci che io ho utilizzato per il mio shader in realtà sono luci colorate e intervengono sul volume. Io non posso dire al volume che quella luce rossa in realtà non è rossa. Quindi come posso fare per evitare questo? Semplicemente nelle mie luci devo andare a dirgli che io qua in ogni luce posso controllare quanto apporto alla diffuse danno, alla specular e al volume. Devo disattivare i volumi dalle luci, ecco che infatti in questo momento è rimasta solamente luce rossa e infatti il mio volume è totalmente rosso. La disattivo, mi rimane solamente la spot rossa. È tutto molto scuro perché abbiamo il nostro volume, quindi aumentando la densità andiamo a perdere la visione del nostro volume, quindi lasciamolo a 1 per poterlo leggere. Quindi io adesso questo spot è rosso e voglio che sia che non voglio vedere questa luce rossa, però voglio che mi illumini solamente la componente rossa del mio shader, quindi dovrò anche qua disattivare il volume, ma perdo il cono. Nessun pericolo, ci basterà fare il processo inverso. Duplico il mio spot, lo faccio bianco, quindi tolgo tutta la saturazione. Ora sta sparando tutte le componenti sul mio personaggio, disattivo diffuse e specular e attivo volume, quindi faccio il processo inverso. Ora io posso fare tutto quello che mi pare
con la mia spotlight, dargli il colore che voglio nel mio volume, senza per questo influire sullo shader o influire sul volume in maniera non controllata. Quindi se io voglio che la luce sia blu, è leggermente azzurra, ma non influisce sul mio personaggio. L'altra spot posso collegarle assieme in modo da avere un controllo contemporaneo, posso aumentarne la forza, ma sta lavorando con lo shader e con il colore rosso. Quindi bisogna prestare attenzione al discorso world e volume, perché influiscono sullo shader dovuto appunto dalle luci colorate che influiscono ovviamente in scena. Quindi nessuno ci impedisce di creare delle luci volumetriche con questo tipo di shader, ma dobbiamo prestare attenzione. Bene, vi ho mostrato tutto quello che serve per gestire una scena complessa con il mio shader. Vi lascio ai prossimi video tutorial. Ciao, a presto!